Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre. Grazie. Abbiamo la carta della stella. Si parla di nuovi obiettivi, si parla di desideri, anche di una ritrovata speranza. Quando c'è la carta della stella si parla di dei sogni, qualche tipo di obiettivo, di scopo di vita anche per qualcuno potrebbe essere, che si riscopre o che si scopre. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Basta aprire, schiacciare, cliccare dove dice altro e si apre la tendina. Ok, allora abbiamo una regina di coppe, un re di spade, un asso di denari e un tre di coppe. Allora ci sono due figure a inizio lettura, quindi potrebbero fare riferimento una a voi e l'altra ad un'altra persona che è vicino a voi. Con la regina di coppe si parla di un'energia accogliente, mi viene da dire, molto empatica, molto materna se vogliamo, mentre il re di spade, cioè questo è la massima apoteosi di tutto quello che può essere il lato femminile, questa è la massima apoteosi di tutto quello che può essere il lato maschile, quindi mente, struttura, rigidità, regole, progettazione, anche freddezza mi viene da dire, perché comunque è un re di spade, fa quello che c'è da fare e non si fa coinvolgere dall'emotività. Normalmente quando c'è un re di spade è perché c'è bisogno di fare una sorta di taglio, c'è bisogno di lasciarsi indietro quello che non serve più. L'asso di denari sento che è molto collegato con la stella e questo vostro nuovo obiettivo può essere un dono che arriverà in questo periodo o anche semplicemente un'opportunità. Se non è un dono di tipo tangibile, può anche semplicemente essere un'opportunità che appunto vi capita, che vi fanno notare o che semplicemente vedete. L'asso di denari normalmente quando entra nella vostra lettura è perché c'è un inizio di tipo concreto, quindi molte volte si parla proprio di un inizio prospero, abbondante proprio, ok? Abbiamo il tre di coppe in centro lettura e potrebbe fare riferimento al fatto che non vi sentiate proprio tanto sostenuti dal vostro ambiente sociale o dal circolo di amicizie. Mm? Mm. Dopo andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Proseguiamo poi con un 2 di coppe, quindi il 2 di coppe parla di nuovi accordi, nuovi incontri, nuovi anche compromessi. È un 2 di coppe, quindi per molte persone potrebbe rappresentare un inizio da un punto di vista emotivo, che non è detto che sia per forza un inizio a livello romantico, ma anche semplicemente un venirsi incontro magari tra due amici, ecco. Allora, poi proseguiamo con un 5 di coppe e un 5 di spade, quindi 2 5. Per cui qui sento che c'è, sì, è vero, questo nuovo accordo inizia, probabilmente perché voi volete l'obiettivo che per voi è l'asso di denari, quindi c'è una sorta di accordo, però vi dico che lo sento un po' combattuto, verso la fine del periodo, perché comunque abbiamo 2 5, sono sempre carte un po' di conflitto, sono carte che qui parla di conflitti mentali, qui di conflitti emotivi. Il 5 di denari di coppia in realtà è una carta di perdita, perdita emotiva, può essere la perdita della fiducia di una persona, ok? In realtà sento più che una tipo sì, un perdere un'occasione. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi, così riesco a dirvi qualche cosa di più specifico. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni dell'oroscopo del 2023,
una prima previsione è quella generale e poi ci saranno altre 3 previsioni per approfondire la stesa generale. La prima, che era per la crescita spirituale, è già uscita, trovate sempre tutto nelle playlist. Mi pare che ci sia chiamato oroscopo annuale e stagionale, c'è anche l'oroscopo dell'autunno lì. E niente, quindi se così avete piacere, insomma, di iniziare già a vedere il 2023, potete iniziare già a vedere qualche cosa. La prossima settimana poi uscirà l'approfondimento sull'amore e la settimana dopo l'approfondimento sul lavoro. Quindi andiamo a vedere la Regina di Coppe per tornare alla lettura. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 9 di bastoni al contrario. Sento che questa energia della Regina di Coppe è in fase di attesa. Per qualcuno può anche essere una dolce attesa. Se non volete, se non state cercando bambini, cercate di proteggervi meglio. Andiamo a vedere il Re di Spade. Allora, abbiamo un 9 di coppe e la carta della stella. Wow, bello però. Il 9 di coppe è una carta di appagamento, è una carta di, sì, appagamento emotivo. La carta della stella di nuovo parla di speranza, parla di desideri. Andiamo a vedere l'asso di denari. Non riesco a capire se... Vabbè, andiamo avanti, vediamo cosa mi dicono. Allora, la regina di bastoni e un altro asso di denari mi sembra giusto. Sì, qui c'è voglia di cominciare per proprio conto qualche cosa, mi viene da dire. Non che non che stiate male magari lì dove siete, però sento proprio che c'è bisogno di fare o un passo successivo all'interno di questa relazione, di questa società, di questo progetto, o iniziare qualche cosa per conto vostro. Perché qui c'è un obiettivo, eh. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Cavaliere di bastoni. 10 di spade e la giustizia, ragazzi. Sì, è come se doveste o chiudere un vecchio contratto che avete ancora in essere, perché comunque c'è un 10 di spade, mi parla di una chiusura che deve essere fatta, oppure nel caso fossero gli amici, ipotesi che non vi supportano, o il gruppo di persone intorno a voi che non vi supporta, c'è la carta della giustizia, quindi qui potrebbe essere necessario tagliare qualche tipo di relazione. Tenete presente che la giustizia fa riferimento alla giustizia divina, eh. Qui con il cavaliere di bastoni al contrario è come se dovete imparare a non farvi condizionare dall'ambiente sociale in cui siete. Andate avanti per la vostra strada, per le vostre idee, perché qui è proprio un allontanarsi da questo tipo di sofferenza, bisogna lasciarla indietro. E quando c'è la carta della giustizia si parla sempre di mettere in equilibrio le due bilance, una rappresenta la mente, l'altra rappresenta il cuore. Quindi cosa è giusto per voi a livello di cuore, cosa sentite proprio che vi fa espandere il cuore, che vi piace, che vi fa star bene e che cosa dovreste fare secondo la vostra testa, secondo quello che dicono le persone vicine, secondo quello che dice la società e di queste cose qui cosa vi serve realmente? Perché tutto quello che è l'aspettativa degli altri ci interessa fino a un certo punto, no? Proprio perché sono gli altri. Prima bisogna focalizzare i nostri desideri, le nostre aspettative. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di spade e l'eremita. Quindi io qui sento che il tipo di compromesso, di accordo che andrete a stipulare, che sia verbale o meno, non sento che sarà scritto perché la giustizia è in centro lettura, quindi ci sarebbe bisogno di una sorta di forma contrattuale, ma non la vedo ancora per adesso. Che se per esempio siete conviventi, la formula contrattuale potrebbe essere appendere un foglio al frigo e scrivere quello che, insomma, le regole della casa, ecco, cose di questo genere.
ognuno poi lo applica alla propria realtà. Però quello che sento è che con questo 4 di spade e la carta dell'eremita imparerete un po' di più a pensare con la vostra testa, ad essere probabilmente un... Ripeto, qui vi sento abbastanza senza confini, qua sento che inizierete a lavorare per cercare la vostra verità. Il 4 di spade molte volte parla di una sorta di ritiro, di un momento che ci si prende proprio per ricaricare le pile. Sento che qui farete un lavoro interno, si vedrà in modo diverso, si vivrà in modo diverso questo nuovo accordo che arriverà. Andiamo a vedere il 5 di coppe al contrario. Abbiamo un asso di coppe al contrario e la carta della temperanza. Ragazzi, ho come l'impressione che qui qualcuno stia cercando di avere figli, ma abbia qualche difficoltà. Mm? E questa zona della lettura vi è un po' come se vi esortasse a godervi comunque la relazione senza pensare al risultato, perché qui sento che avete bisogno di rimettere in equilibrio voi stessi. Abbiamo sia il 4 di spade che la carta della temperanza, eh. Sono due carte che parlano di guarigione. Andiamo a vedere questo 5 di spade per piacere, grazie. Un altro 5 di bastoni, la regina di coppe al contrario, fante di bastoni al contrario. Regina di coppe, regina di coppe. E come qui avete 3-5, tutti nella stessa zona della lettura. Ah no, scusate, questo è un 7 di bastoni. Sì, comunque è la stessa energia un po' del 9 di bastoni. Avete bisogno di difendervi da soli, di trovare la vostra verità, come vi dicevo qui, ok? Perché qui probabilmente questo 5 di coppe che fa riferimento a una delusione, a una perdita o a qualche cosa che non è iniziato magari a livello romantico, perché qui sì c'è il fatto che vedo qualcuno, ho un accordo, ma non è detto che ci sia questo nuovo inizio, proprio perché comunque ho l'asso di coppe al contrario, quindi non vedo tanto, è come se ci fosse bisogno prima di guarire, prima di buttarsi in qualche cosa di nuovo. O guarire o rimettersi in piedi con questo asso di denari, perché qui poi dipende sempre se è una stesa romantica per voi, se vibra come lavoro, come famiglia. Per qualcuno fa riferimento ehm, al doversi distanziare da questa regina di coppe, che potrebbe essere una madre, perché qui è un po' come se non aveste le barriere, ma qui però imparate a metterle. Mm? Quindi magari le cose potrebbero non essere appaganti come voi le vorreste, ma perché c'è da imparare, diciamo, a gestire nuovamente questa situazione o questa relazione, secondo me. Io credo che il nodo di questo cambio, diciamo così, sia un po' qui, nel tagliare, è come se ci fosse qualcuno che si è attaccato a qualche cosa del passato, qui bisogna tagliarlo. Anche la giustizia arriva per tagliare, porta in luce le cose che prima non si sapevano. Il fatto che ci sia la tenda dietro le colonne è proprio per ricordare che quando c'è la giustizia vengono a galla delle cose, ehm, si scopre il backstage. È la giustizia divina, comunque, si intende giustizia divina qua. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi danno. Ok, sensibilità o sensitività e forza. Molto bella questa immagine perché fa vedere l'incudine e la piuma. Quindi di nuovo ritorno al bilanciare le forze opposte di mente e cuore, il divino maschile, il divino femminile, quello che sentite e quello che pensate. Perché la forza me la dà un po' la forza di volontà, no? La forza morale, il coraggio di andare avanti. E la piuma mi dà la sensibilità, la leggerezza necessaria per affrontare quello che la vita mi mette davanti, insomma. Ok, andiamo a vedere un messaggio dell'universo.
Andiamo un pochettino a vedere. Grazie universo per aiutarmi a vedere attraverso i limiti della paura. Grazie per espandere la mia percezione, così posso vedere cos'è per il più alto bene. È molto simile un po', no? Va bene. Amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Se è sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!